Allora, ho due domande. Allora, la prima è questa scena che abbiamo visto. Io non lo so, io ho dei dubbi sul fatto che sia fatta da prostitute. No, è fatta da donne inconsapevoli, sicuramente vulnerabili, e supportate da uomini. Io penso che ci sia un dramma qui nel fatto che queste donne che abbiamo visto si definiscono femministe, e penso che sia, non so se insomma, pensi che possano permetterselo e che se non sia arrivata per loro il momento di scegliere, o fanno questo tipo di scenari o le rendono la Costituzione oppure si definiscono femministe, cioè o una cosa o l'altra. Un po' dura. Definirle femministe un po' dura. I think that one of course it's incompatible with feminism. This is not feminism. You know, I was having a conversation a few days ago with and we coined a new term in the course of this conversation. And the term that we came up with was neo-feminism. And I really do think that that's where we need to go with this conversation. Because we've got to a stage in history where a lot of people are proclaiming themselves feminists and they don't actually understand what the word means. Because selling women to men was never any part of feminism. Not any part of any feminism worth respecting. But we're also into this whole intersectionality thing, where multiple forms of oppressions are being woven throughout feminism, and we're told that this is the feminist blanket that we need to be get busy with weaving, if you understand what I mean. And it's a nonsense. It's an absolute nonsense. E ho avuto una conversazione tempo fa con una persona, abbiamo coniato un nuovo termine per questa tipologia di femministe, l'abbiamo chiamato neofemminismo. Sarebbe meglio negro? Appunto! No, vi prego. Ok, entrambi. No, è qui che bisogna arrivare, no? Perché ci sono molte persone, no, che non riescono a capire questo punto. Il fatto di comprare delle donne nella prostituzione non vuol dire, no, femminismo. E poi ci sono tutti i vari strati di oppressione che costituiscono la situazione delle donne, del lì appunto che bisogna andare a indagare. Have we another question? Sì. Go ahead. Allora, io volevo chiederti che cos'è che ti ha fatto capire che dovevi cambiare vita, se c'è stato un episodio o anche qualche persona che ti ha fatto riflettere. E poi volevo chiedere, ci sono delle persone che dicono che alcune prostitute lo scelgono, tipo le escort, per guadagnare soldi, e che sarebbe il caso di riaprire le case chiuse perché sono controllate, sono pagate e così Lasciateci guadagnare. I think that the first question we need to ask ourselves is why? Why, if women make the choice to be in prostitution, is the prostitute population so heaving with people who had no other choice? Posso aggiungere una cosa? Sì, No, aspetta, una domanda che ci dobbiamo fare è perché ci sono delle persone che fanno questa scelta, ma questa è la porzione di popolazione che si trova all'interno della Costituzione e che non ha altre scelte, ecco perché fa questa scelta.
Now that's the first question we should ask. That's the basic place that we need to start from. And then if we look at the 1%, and that's being generous, let's say there's 1% of people in prostitution who genuinely choose, and when I say genuinely choose, I mean choose in the face of other viable options. Because if you don't have other viable options, you can't tell me you made an even-handed choice. Sì, perché guardiamo per esempio l'1%, diciamo che è l'1%, vediamo così, ma diciamo che le stime sono molto più alte, comunque l'1% sono bassi, e di queste persone si trovano di queste persone che si trovano nella prostituzione, ammettiamo che loro scelgano genuinamente, no, di fare questa scelta, ma in realtà non si può parlare neanche di questo, perché di fronte alla mancanza di scelte questa possibilità non è una scelta. So I think that what we're into all the time with prostitution is unreality. It's this constant unreality that nobody is prepared, it seems to me almost nobody is prepared to look the situation full in the face and tell the truth about what it is that they see. Because when I was on the streets of Dublin back in the early 90s, there were streets and streets and streets of women, none of whom had any viable choice. We were all the children of dysfunctional backgrounds. A lot of us were addicted. And another thing is, women don't generally go into prostitution because of addiction, although that happens and I've seen it. But what far more commonly happens is women develop narcotic addictions in prostitution because of prostitution and then become locked into that cycle. So when you look at this community and you see that there's a whole myriad of vulnerabilities and violations in our lives prior to prostitution, then what you understand is that every pathway that leads into prostitution is a negative pathway, and that in itself ought to be revealing. So what we should be doing here is trying to shrink the prostitution trade with the ultimate objective of collapsing it entirely, but while doing so, giving women other viable options. In other words, giving them the choice that they didn't have in the first place. And I can tell you, if we had been given those choices back in the 90s, I would have been angry. I would have been angry if this campaign had kicked off back in my day. But if anybody had said to me, Rachel, we can give you help with childcare, with housing, with education, with training, and you'll never have to see the penis of a man that you don't want to see yourself ever again, I would have dived on that. Ovviamente nessuno è preparato a guardare in faccia la realtà e a vederla per quella che veramente è, e ci sono centinaia di donne che affollano le strade e che si trovano nella prostituzione. Loro vi diranno che non hanno avuto una scelta diversa, no? Nessuna scelta fattibile, e le persone, per esempio le donne in prostituzione, non diventano tossicodipendenti nella prostituzione, ma non diventano tossicodipendenti, lo diventano a causa della prostituzione, proprio a causa della prostituzione. E quindi c'è una situazione di vulnerabilità che è precedente all'ingresso delle donne nella prostituzione, e è un percorso, no, di negatività che porta alla prostituzione, e noi lo che dobbiamo fare, dovremmo appunto ridurre il commercio del sesso, il commercio nella prostituzione, e dare alle donne delle scelte diverse, no? La vera scelta è quella che loro non hanno avuto prima, quindi rendere possibile questo. Se mi avessero detto questo negli anni 90, quando mi trovavo io stessa nella prostituzione, sicuramente mi sarei arrabbiata, ma se qualcuno mi avesse dato, se me l'avesse detto così a livello politico, ma se qualcuno mi avesse dato una mano a uscire fuori, cioè darmi appunto un'istruzione, farmi fare dei tirocini o comunque una formazione lavorativa, io l'avrei colta. You know, the longer I live and the more time I spend involved in this activism, the more I come to understand that the whole concept of women's choice by our political opponents is actually a smokescreen. It's something that's constantly returned to
in order to move us away from talking about what we ought to be talking about, which is men's choices. Because men are the ones with the autonomous choice here. Men are the one with other viable options. A man who has 50 or £100 in his wallet can decide whether to use that money to buy his way into a woman's body, or whether he can masturbate if he just feels he's about to explode and he can't cope for one more moment. That's a viable choice. You know, you can choose whether or not to put that money to harm and damage, or whether or not to just masturbate. I mean, that's an actual choice. Our choices, the choice between going out to suck a stranger's dick or to not pay our rent, that is a choice under duress. And that is the difference between these two choices, the free choice and the coerced choice. And we need to be talking about the difference between those two choices. Più vado avanti e più parlo, diciamo, durante l'attività che faccio nel mio attivismo del problema della scelta, più mi rendo conto che questo problema è un gioco di specchi, perché viene utilizzata per portare avanti qualcos'altro, un altro discorso, che è il discorso della scelta, ma in realtà chi ha la scelta vera sono gli uomini, e gli uomini che tirano fuori soldi dal loro portafoglio per fare. Utilizzare almeno questi soldi, possono fare una scelta, masturbarsi, oppure utilizzare, diciamo, una persona, quello è una scelta fattibile che loro riescono a usare. E noi invece, le donne in prostituzione, invece devono scegliere solo di pagare l'affitto o di pagare qualcos'altro per i propri figli, eccetera. Quindi c'è una differenza tra la libera scelta e la scelta forzata, obbligata. Thank you. So we've got